Walter, Elena, Lucio. Adesso faccio così. Ciao Elena, iniziamo. Ciao, Come stai? bene. Eh, Stai pensando a Davos? E tutti adesso diranno delle cose brutte. Sono Ecco, d'accordo. Come si chiama? Sono sono d'accordo del con come deep si chiama quello che non mi ricordo. state. Come si chiama quello che non mi ricordo mai, che non è Schwab. Soros, altro. Schwab. Abbiamo sentito i punti di Walter. 5, 4, 3, 2, 1. Allora, e lui è seduto in un canotto Mhm. e da lì non si vuole muovere perché se sta lì fermo nel canotto non gli può succedere niente. Ti dà l'autorizzazione? Mhm. Vediamo un po' di dati, vibrazione. 6,7 miliardi. Consapevolezza. 103%. Percentuale e nome di PS e PE. Allora, percentuale è 39, 40 e 61. Mhm. Ehm, la PS mi dice vaso, mi fa vedere più che altro un'immagine, tipo una specie di V che sembrano due petali, così, però è un contenitore, quindi è un vaso, no? Forma così. Tipo calla. Sì, esatto. Il fiore calla, la calla. Mhm. E PE? E PE mi 61. dice luce intermittente. Mi fa Vite proprio precedenti. vedere, sai, tipo quei fili di luci di Natale, no? Vite precedenti. 3027. Mazza. Cervello. 9,2. Mm. Che strani valori. Una poca PS, poca consapevolezza, per il resto bene. 6,7 va Mm, bene. mm, 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 3.000 vite sono tantissime e non va bene, ma non è un problema. mm, 9,2 non è male, mm. non è malaccio. Sì, allora la PS mi dice proprio che è come se finora Walter avesse vissuto un po' appunto una vita nel canotto fermo. A risparmio. Sì, proprio un po' nella protezione, quindi Comfort senza zone. muoversi. Mhm. Non faccio, non subisco. Mm, sì. Esiste, che domanda, esiste un Walter in un'altra, Walter lui, con la sua faccia, con tutte le sue, Mhm. in un'altra linea temporale che invece si è tolto dal canotto già anni fa e ha fatto cose, si è messo in gioco. No, allora in questo momento c'è un'altra linea temporale Mhm. parallela eh, dove Walter ok, sì, è praticamente l'ha detto.
capito, è infatti una specie di controllore in una torre di controllo, ma è molto statico anche lì. Ok. Mm. Nome del programma di Walter. Opero Voltis. Opero Voltis. Opero Voltis. Che vuol dire? Allora, il loro obiettivo sarebbe quello di come se ribaltassero gli strati in eterico, vedo questa cosa, è come se ribaltassero gli strati ogni volta Mhm. per modificare le vibrazioni e poter prendere la sua energia facilmente, come se aprissero gli strati e li mettessero sottosopra. È strano che quando hai detto strati, ribaltano gli strati, Walter ha girato la pagina del block notice proprio in quel momento. Ha tolto uno Mm. strato al block notice. Sì, È sì, la, è la perché PS che gliel'ha fatto fare. E me l'ha fatto notare, la sua PS. sì, sì, perché così tu hai capito quello che io vedo. Gli strati. Sì. Entità eteriche, se ci sono. Allora, c'è una mantide, c'è un demone, c'è un leonide, c'è un falconiforme e ci sono 2 uomini del tempo. Basta. Mhm. DL? 4, 1 dentro e 3 fuori. Ok. Legati alla figura di Padre Pio ci sono delle entità di queste dette? No, adesso no. Ci sono state? Sì, soprattutto quando era bambino fino all'adolescenza, poi ha iniziato ad avere un'altra visione un po' lui e quindi ha iniziato a barcollare un po' questa interferenza. Scusami un attimo. Ok, scusami. Mhm. Dicevamo, stavamo dicendo sì che quelli di Padre Pio erano chi? Secondo universo vedo c'erano questi due, allora apparivano come due piccoli demoni, Mhm, mm, mm, tipo elfi, mhm. ed erano legati, vedo proprio a Lucifero. Ok, quindi Padre Pio, Sì, sì, anche detto VDM, no? L'acronimo VDM. non me lo Vecchiaccio di, ricordo più. vecchiaccio di merda? Ah, No, non puoi dire queste parolacce. C'è tutta una sessione in cui io dico un sacco di volte che mi sta sui che mi sta sulle balle, che non lo posso vedere, che ogni volta che entro in una casa di una vecchietta e vedo sta faccia mi voglio mettere a vomitare nel lavandino. Non lo so, tu in maniera totalmente naturale, senza sapere assolutamente niente. Poi quando c'è un grande fanatismo c'è sempre dietro qualcosa che non va. mm, Perché io dovrei dare la mia energia come fan
a qualcuno che è meglio di me. Chi è meglio di me se non me stesso? No? Chi è meglio di me? Meglio di te per te stessa, meglio di Walter per se stesso? No. Nessuno, perché dovrei genuflettermi davanti a qualcuno Infatti. perché ha combattuto contro il diavolo. Poi abbiamo andato a vedere dov'è il diavolo. Lì. Comunque, mentali. Entità mentali. Allora, ce n'è una di livello 5. Aspetta, perché... Allora, ce ne sono 4. Una di livello 2, una di livello 3, una di livello 5 e una di livello 6. Mazza. Partiamo dal basso, 2. 4 entità mentali è raro. Allora, 2... questa... potrei chiamarla insicurezza un po' generalizzata, cioè lui, anche se è in grado di... cioè io vedo che lui è in grado di tenere una conversazione, comunque parlare tranquillamente, in maniera molto fluida, ma a parte già prevenuto, quindi con questa insicurezza, no? Quindi è come se arrivasse lì tremando in eterico, no? Vedo proprio questa cosa. E quindi inizia a... posso dire che è come se dovesse tenere l'equilibrio mentre parla, ecco, no? Quindi sempre sul chi va là per come parla, perché pensa di non essere all'altezza, ecco. 3. La 3 è questo limite, è come se le mettesse un limite. Posso fare tipo, devo fare una cosa, no, voglio fare una cosa, voglio arrivare a un obiettivo. Per arrivare dovrei, ma lì non ci posso arrivare perché c'è come se dovesse arrivare da un lato all'altro di una terra, no, dove in mezzo la terra è crepata e in mezzo c'è il burrone, ok? Quindi lui è fermo lì, non può andare oltre perché c'è il burrone, quindi al suo desiderio, a quello a cui vuole arrivare, non ci può arrivare e non si muove proprio perché tanto è come se il passo successivo non fosse possibile. E quindi rimane immobile. 5. La 5 è questa grossa paura. Sì, questa grossa paura di cui lui parlava, no? Che ha da sempre. È come se dovesse guardarsi sempre le spalle. E fa sempre questa entità mentale, fa sì che lui ogni movimento che fa da solo lo faccia pensando che ci sia dietro qualcosa, qualcuno che qualcosa più che qualcuno che lo possa mettere in pericolo. E la 6. La 6 è questa... Posso aspettare? Se c'è un termine... Ti aiuto se vuoi, fammi un esempio. Sì, Fammi un esempio. ah sì, ecco, non mi arrivava. Il suo proprio, la sua, ecco, quello che vedevo prima. È come se fosse, questa 6, questa entità mentale 6 è quella, direi, che l'ha limitato quasi da sempre, più di tutte, perché è come se le avesse fatto vedere, le avesse fatto arrivare a sperimentare delle cose nella vita fino a una certa età
e dopodiché si è fermato lì, no? E quindi è come se questa entità mentale 6 fa sì che lui rimanga sempre nella vibrazione di una vita di poco più che bambino. È quello che vedevo prima rispetto ai valori della consapevolezza e della PS era basta, non mi La ricordo. PS, sì. Ok, quindi proprio un muoversi, diciamo è quella che l'ha tenuto proprio nel gommone, ecco, no? Quindi far sì che lui vivesse sempre con il tenore di Terrore. 13-15 anni, no? Ah, il tenore. Tenore, ecco. Ok, quindi diciamo immaturità. Sì, sì, sì. Non ci piace come termine, ma va No, bene però è per capirlo. spiegare un po', esatto. Pianti. Allora, mentali, ce ne sono due. Allora ce n'è uno che è una sfera che è al centro, più è come se ci fosse un'antenna che parte da quella sfera e arriva fino qua. E poi c'è una specie di placca a forma di semicerchio, ok, che parte da un orecchio, poi passa dietro gli occhi e arriva all'altro orecchio. E in corrispondenza delle due orecchie e dei due occhi ci sono dei dischi, quindi 4 dischi. Questo ha aiutato tanto, questo diciamo che è quello più collegato all'entità mentale di livello 6 e è servito per trasformargli, diciamo, quello che lui vedeva e sentiva, no? È un po' come potrei dire Truman Show, The Truman Show, no? Che erano tutti attori che facevano sì che lui vivesse sempre in quella realtà Bolla. lì. Sì. Poi eterico ce n'è uno a livello del cardias, ok? Proprio come se ci fosse una sfera. Poi c'è il cardias, che è deputato con quello è quasi come se aprissero e chiudessero il passaggio dell'energia, delle vibrazioni, direi da qua a tutto il diaframma, quindi no? Così e poi chiudono o aprono o chiudono a seconda di quello che vogliono far fare a Walter. Poi? Mentali ci sono? Mentali sono quei due di prima, sì, sì, Solo quello, la quelli? sfera con, sì. Poi c'è una specie di cerchio, sempre come se fosse una placca. Ah, cerchio, sì, appoggiata all'interno del bacino, così. E quello è quasi per, diciamo, controllare proprio i movimenti fisici di Walter, no? Quindi se si può spostare o no. Un fulcro proprio, no, di movimento. Che è collegato a due piccoli dischi sopra il dorso dei piedi, uno a destra e uno a sinistra. Ecco, basta. Causa esoterica del fatto che lui sospettava che la sua PE si chiamasse Baracus e non, come hai visto tu, luce intermittente. Ma quello che vedo è che l'ha sentito questo nome. Posso dirti anche che la PS e la PE variano sempre. Cioè, potrei affermare che ogni momento quasi.
C'è chi più, chi meno, no? Chi è più statico, chi è più in movimento, ma variano sia la PS che la PE perché comunque vivendo un minimo di esperienza si fa. Quindi potrebbe, quello che vedo io è che quando lui ha percepito questo nome, è la PS che gli ha mandato questo nome, più che forse proprio il nome specifico della PE, lo vedo più come un messaggio della PS, che era un esperimento della PS per vedere se riusciva a comunicare con Walter, ecco, no? Quindi Mhm. un segnale di comunicazione che Walter ha percepito e vabbè, è una cosa bella. Mhm. Ok. Dorian Gray, per stare giovane, fare un patto col diavolo. Lo ha molto colpito in passato. Sì, allora gli è stato detto. Allora, lì c'è di mezzo la paura, quindi l'entità mentale di livello 5 insieme alla mantide, no? Era un po' eh, come posso dire, persuasione, cioè quindi tenerlo un po' lì tra la paura e, no? E la voglia di comunque rimanere giovani, no? Era proprio un mettere alla prova Walter e quindi tenerlo sempre in bilico su questa cosa. Questo era, diciamo, l'aggancio che sono riusciti ad avere, ma Mm. è come se comunque Walter spesso si trova e si è trovato soprattutto in situazioni in cui doveva, è come se si sentiva mm, di voler fare qualcosa, ma la paura lo tratteneva e poi comunque diceva, vabbè, no, lo faccio, no? Quindi i due lati opposti per far sì che lui rimanesse sempre un po' in bilico e non si muovesse né da una parte né dall'altra. Mhm. Mhm. Ok. E veniamo alla death metal, la musica che ascolta Walter, nei confronti della quale gli AC/DC o i Metallica sono canti gregoriani. Death metal inneggiano a omicidi, Mm, demoni, morte, tagliarsi le vene, tagliarsi le braccia, di tutto, di più. mm. Che è un controsenso perché io vedo Walter, vabbè, magari questa faccia da putto non ce l'ha, putto biondo coi boccoli biondi, non ce l'ha, però mi sembra un tipo normale, no? Non si è presentato con 300 piercing, Mm. tatuaggi in viso, insomma, tipo. Sì, quel tipo di musica lì, così estrema, Mhm. eh, prende un sacco di energia e quello che vedo è che in quel momento lì, allora nel caso di Walter, diceva no, ascolto tre canzoni, poi dopo inizia a annoiarmi, inizia a darmi quasi fastidio, ma all'inizio mi sento proprio a livello energetico altissimo, no? Quindi cosa fanno? Ti agganciano con le vibrazioni, vedo che è come se le vibrazioni della melodia, che non è tanto melodica, ma diciamo sono impostate per agganciarti e le parole ti abbassano le vibrazioni tantissimo. Quindi vai in un down estremo dove loro possono ciucciare tantissimo nel tempo della canzone, no? Mhm. Ok, poi finita la canzone è come se tornassi su un po' di colpo, no? Mhm. Però a furia di ascoltarla tendenzialmente stai giù. Eh, quindi può essere che lui, comunque la sua PS, sta reagendo un po' a questa cosa, no? Vedo che dopo la terza canzone inizia a essere un po' annoiato e la PS che è come se spingesse un po' al contrario.
Ok, d'altronde è un'esperienza che lei si è scelta, no? È, Mm. è una delle tante esperienze per vedere come allenarsi a contrastare le vibrazioni basse. E diciamo, in questo caso la PS di Walter lo fa con queste canzoni. Mi sono venute in mente altre persone che ho Mm. incontrato, no, nella mia vita che l'ascoltano e mi raccontavano delle storie e ascoltano queste canzoni così estreme, fanno quasi cioè, vengono portati quando sono in gruppo, quando si trovano in gruppo, imparano a fare dei riti anche da soli a casa. Ho presente questa persona che eh, aveva una lavagna in casa con tutti Mm. questi simboli proprio satanici sulla lavagna in una certa sequenza, no? E mi chiedevo che cos'era. Alla fine poi parlando è venuta fuori che andava a queste serate di death metal, proprio si truccava, incontrava gente così, cose estreme e so che fanno anche incontri, non orge, ma singoli, cioè tra coppie. Con questa, Scambismo? no, 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 ma no, questa persona no, però incontrava una ragazza spesso con cui faceva sesso, ma con sottofondo tutto questo scenario, no, in camera e tutti e due truccati così con questa musica di sottofondo. Quindi lì Andiamo a un momento in cui il peggiore, in cui Walter ha ascoltato questa musica. Guardiamo da fuori con Walter, PSP e Walter fuori, mhm. vediamo la scena come se fosse un film, neanche come se fosse una recita in un set di vetro, no? Noi siamo fuori da questa stanza di Mhm. vetro. E questa scena Sì, vale per tutte, sì. perché Allora, è come se vedo proprio che viene agganciato, appena parte la musica, è come se ci fosse, ti descrivo l'immagine che mi viene per spiegare. Allora, c'è Walter, no? Parte la musica, è come se partisse invece che il giradischi, sai che parte la stanghetta, no? puntina, Con sì, la puntina, ecco. braccino. E invece parte un braccio di un macchinario che aggancia Walter, ok? Da dove? Direi dal braccio, tipo a livello del Sinistro. gomito. Ah, Sì, ok. dentro la Manda testa. vibrazioni. Mm. È come se Walter sente le vibrazioni, no? Quindi sente queste vibrazioni che lui come se le riconoscesse, perché questa musica aggancia le vibrazioni della persona, lo aggancia e poi quando iniziano a parlare, a cantare proprio, è come se in eterico venisse tolto il pavimento, ok? E sotto c'è questo enorme risucchio buio che porta praticamente come se la terra andasse giù a imbuto, tutto buio, e porta in fondo dove c'è queste bassissime vibrazioni e dove viene risucchiata l'energia. Ma tutto Ok. secondo universo o anche il primo? C'è No, secondo direi. ma Mm. c'è un utilizzatore principale che è secondo universo e che è, non so, XY o... Allora, non vedo Moloch direttamente, non è Lucifero, ma neanche Satana, però demoni, potrei dire che è come se fosse la base di questo posto dove poi ci sono Lucifero, Satana e Moloch, come se fosse un sottolivello della loro energia, quindi è come se facessero una base per loro, per poi... mm, non so se sono riuscita a spiegarmi, è come se Mhm. l'energia è dello stesso tipo dei sacrifici, degli esorcismi, no? Ok? Mhm. Però un po' più, ehm,
un po' più bassa ma più continua, ecco. Mm. Però è bella pesante anche qua, perché proprio entro in questo canale tutta la canzone viene succhiata e poi è come se tornasse su da questo cono verso la fine e alla fine è sganciato, no? Possiamo dire che il death metal è, no, il death metal è Mhm. perfettamente, inequivocabilmente legato a Moloch, Lucifero, il diavolo, questi qui del secondo universo, Sì. che Walter teme e non conosceva Mm. Moloch, si è documentato, teme, insomma, sa chi Sì. sono. Possiamo Mm. dire che al 100% è così? Sì, io lo Quel vedo genere è così. legato a quello. Sì. Ok. Poi, se vorrai continuare ad ascoltarlo, fai tu, no? Mm, mm. Ipnosi. Si è fatto, si è sottoposto a un sacco di ipnosi da parte di una persona che poi parlava anche di angeli, di canalizzazioni, una che faceva queste ipnosi e poi stava male per giorni. Risultati, non importa niente di questa persona, mi interessa Walter. Risultati, effetti, che succede? Allora, lo vedo legata a tutta questa parte che lui ha fatto nella sua vita, no? Tutti questi esperimenti li vedo legati alla mantide. Ok, alla mantide e due DL esterni e quello interno. Allora, vedo proprio che allora, la mantide è agganciata a lui, gli manda questi messaggi di una bella esperienza che è utile, ok? Che può aumentare la sua spiritualità, così. Quindi in quel momento lì gli arriva questo messaggio, è come se gli alzano un po' le vibrazioni, che Mhm, appena appena è per, diciamo, dissuaderlo a fare questa cosa, mhm, convincerlo che è una cosa bella e utile, ok? Poi lo mhm, tengono a quel livello lì per tutta l'esperienza e a mhm, quel livello lì loro possono agganciarsi, come se fossero mm, parassiti, ecco, simbionti, mhm. più che parassiti, no? I simbionti proprio come se, diciamo, non vogliono portare la loro, diciamo, l'essere su cui stanno alla morte, ma vogliono anzi tenerlo bello in vita perché è quello che serve, no? E quindi, diciamo, lo convincono che è una cosa buona e portano così quelle vibrazioni un po' più alte, la persona rimane lì e loro possono attaccarsi e ciucciare l'energia per molto tempo. Oponopono. Allora, qui in questo caso la mantide lo agganciava con le frasi tipiche dell'Ho'oponopono, no? Quindi quando, diciamo, voleva mh, prelevare più energia da Walter, mh, mandava attraverso anche le entità mentali, a volte la 2, la 3, mandava questi messaggi a cui, per far sì che a Walter venisse in mente l'Ho'oponopono e recitava queste frasi. Recitando quelle frasi, apriva i suoi campi e la mantide e le interferenze potevano prendere la sua energia. Grabovoi con i suoi numeri. Allora, vedo questo meccanismo. Si creano tipo dei cerchi con Mhm, queste sequenze, si creano tipo dei cerchi intorno alla persona. mhm. Ok, poi diventa una spirale sempre più stretta fino alla testa e poi questa energia arriva all'interferenza tramite Grabovoi e poi alle interferenze. Quindi interferenza anche in questo caso. Sì, sì, sì. Reiki. Reiki sarebbe una buona cosa se non fosse che
cioè si è proprio spalancato, cioè apri tutti i canali completamente lì, cioè mm, l'immagine che mi viene è che quando si fa Reiki si aprono tutti i chakra, quindi è come se si Mm. aprisse un portone di tutto il corpo, ok? E vedo come se ci fossero tutte queste cavallette, mi arriva, quindi potrebbero essere tante mantidi anche, cavallette, arrivano, ciucciano e continuano, no, a darsi il cambio proprio finché è aperto il portone. Mi sembra che in 5 anni non hanno trovato nessuno che facesse Reiki che fosse pulito Eh, ed esente da... perché diventi uno scolapasta per difficile, quella... eh sì. La durata del trattamento sia uno scolapasta, i buchi sono tanti nello Mm, scolapasta, cioè mm. puoi stare a guardare questi di qua, ma di là e sei scoperto e Eh, credi tu. E allora tenetevi il mal di schiena, no? mm. Mantra, quel mantra che ha fatto lui. Quale ha È fatto lo lui? stesso meccanismo dell'Ho'oponopono, vedo nel suo caso è lo stesso meccanismo. E sciamanesimo, insomma, le ha fatte un po' tutte, no? Mm. Sciamanesimo. Sì, sto guardando i vari riti perché vedo qualcosa. Non è successo niente per quei riti proprio quelli piccoli, minimi, Mhm. che gli facevano fare, che doveva fare a casa da solo così. Vedo invece che hanno preso tanta energia quando faceva i riti con lo sciamano. Mm. Poi di gruppo è come proprio senza che lo sciamano se ne accorga, però mh, vedo come se ci fosse proprio un cerchio di una nuvola energetica che passa di fumo, direi come una spirale di fumo che passa e prende energia da tutti i presenti, ma proprio forte. Mm. Mm. Va bene. Causa esoterica della sua timidezza e della sua ira, che sono un po' ai opposti. Sì, allora l'ira la vedo scatenata tanto dall'entità mentale 5, che è come una reazione alla paura, talmente tanta paura e va talmente tanto in panico che Mhm. l'unico modo che ha per difendersi è scattare con l'ira. È Mhm. un'emozione conseguente appunto a questa grossa paura. La timidezza la vedo tanto legata all'entità mentale 2 e 3. Mm, mm, mm. E l'ira? Sì, l'ira l'entità mentale 5. Crea ad eternum, è vero? Sì, sì, sì. Sì, Mm. sì, chiunque assolutamente, cioè. Come crea ad eternum, ad eternum li crea e li crea bene perché tutti siamo creatori. Quindi quando sappiamo, proviamo a creare qualcosa e lo creiamo, lo creiamo. La stessa maniera, lo stesso modo che utilizza per creare ad eternum lo deve utilizzare per creare tutto il resto. Perché di fronte, guardando il film Classe 1984, quando era piccolo, ha iniziato a temere la scuola, in quanto questo film, che io non ho visto, parla di grandi violenze nell'ambito scolastico, gente picchiata, malmenata, vessata in tutti i modi. Cioè, è un punto che lui ci ha portato oggi alla sua Sì, sessione, quindi deve avere un'importanza, no? Per lui. sì, allora, entità mentale di livello 5, la paura è entrata lì. Prima era anche 7, io la vedevo 7 addirittura quando è entrata. Si è Mhm. agganciata l'entità mentale di livello 5, prima 7, adesso è 5, collegata al demone. Proprio creare la paura per tenerlo basso, tenere le vibrazioni basse. Ok. È Esiste immobile. Mm. la fiamma di Walter, esiste? Sono grezze, è molto troppo vaga.
C'è un lungo percorso. Mm. Adesso non andiamo a approfondire, però lo sappiamo noi tre, no? Mm. Cioè, da passare da questa situazione a una fiamma, insomma, ci sono tanti Mm. passaggi, no? Tutti da fare, perché sennò la Sì, fiamma deve non ci uscire nel arriva. mondo. Lui finché non esce nel mondo non riesce a sperimentare. Mm-mm. Uscire da quella casa, Mm. dove ci sono divieti, dove ci sono persone che se la possono prendere, dove ci sono cose appese, dove c'è il Mm-mm. passato, dove c'è il Mm. cocoon, Mm. la comfort zone. Esatto. Sì. E come aumentare il cervello, si chiede lui. Così. Uscendo. Mm. Assolutamente sì. Di sperimentare, quindi mettere nel concreto, nella Matrix, abbinare, alzare le vibrazioni con il concreto nella Matrix. Potrebbe Chiediamogli. essere, mi è venuta questa cosa, potrebbe essere molto utile per lui trovare un lavoro dove utilizza la terra, o giardiniere, o una cosa Mettere così. le mani nella terra. Mm. Ok. Prima di andare al cluster, Walter ci fa vedere cosa crea. Allora, ha creato la sua casa, cioè ha creato di trovare la sua casa. Vedo che non gli interessa e non è neanche necessario avere una casa sua, cioè acquistarla, ma un suo spazio sì. Ok, e vedo che lui l'ha creato e adesso non so di preciso se vive al mare, in montagna, non lo so. Però io lo vedo su un terrazzo di fronte al mare. Ok. E quindi diciamo il suo primo obiettivo è appunto trovare quello che mi fa vedere la PS, è un lavoro per avere la casa, per avere un suo spazio, ecco. Andiamo al cluster. Mhm. Sì, ogni contratto, ogni vita è formata da una coccarda. Mm. Le vuole tenere? No, 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 no. Sto prendendo il portale definitivo. E le sta buttando dentro. Benissimo. Le ha tutte. Mhm. Visto che ha imparato a creare, sa già cosa Mhm. deve fare adesso. Mhm. Ok. Messi tutti e due, sia la Eternum che la Eternum Veritas. Avatar. Mhm. Aperto il portale definitivo. E anche qua le due identiche creazioni. Mhm. Ok. Messi. Con questa nuova condizione, cosa c'è? Entità, impianti. No. Il corpo energetico di Walter, come lo vedi?
È come se adesso fosse attivo verso l'esterno. La, dif- la differenza rispetto a prima è che prima era come se fosse tutta l'energia intorno al suo corpo Mhm, fisico, no? mhm. È delimitata, quindi spinta lì, ferma lì. Adesso non c'è più questo bordo ed va tutta verso, è proiettata verso l'esterno. Ecco. Nuova frequenza, 121 miliardi, consapevolezza, 156, PS, 55, vite, 2547, cervello. 9,5. Ok, messaggio della sua PS su tutto. Cosa fare, come farlo, come alzare il cervello, come uscire di casa, come trovare eventualmente la fiamma, un'anima gemella, su tutto, come sempre, d'altronde, ma più che mai in questo caso. Sì, allora, diciamo che sta tutto nello sperimentare, quindi la PS dice ora non hai più niente che ti frena, ok? Ora hai proprio questo spazio libero dove sbizzarrirti, dove creare quello che vuoi. Quindi ehm, l'allenamento che tu devi fare è sempre rimanere centrato e focalizzarti e centrarti verso il primo passo, no? Quindi è proprio dall'ABC, proprio i primi passi. Quindi ehm, trovare lavoro, ok, diciamo quello che viene. Assolutamente, se dovesse essere qualcosa a contatto appunto con la terra è l'ideale. Tu sai che puoi creare, quindi ehm, come posso dire, l'ideale è che tu ti centri sul trovare un lavoro che abbia il contatto con la terra. Tu adesso Oh, sei completamente pulito, quindi senza entità mentali. Non riagganciarti all'idea che tu non sei in grado, perché in questa maniera tu fai ritornare quel tipo di interferenza. Quindi, diciamo, il primo allenamento è proprio creare il tuo trovare il lavoro a contatto con la terra. Puoi utilizzare Ad Eternum, puoi utilizzare, cercare di alzare le vibrazioni, quello che ti viene meglio, ma rimani centrato su quello. Quindi poi appena trovi il lavoro, il secondo obiettivo è proprio trovare una casa. Anche lì potresti accontentarti alla prima che trovi, ok? Ma sai che puoi creare quindi una casa che ti fa stare bene e fai lo stesso esperimento. Esci, dice, la PS dice esci, stai tanto a contatto con le persone, ok? Inizi ora a conoscere le persone. Le tue interferenze ti hanno sempre tenuto chiuso in una bolla e quindi non sei riuscito a conoscere le persone. Esci e vai a conoscere le persone. Adesso puoi. circa il death metal? Ricordati che tutte le volte che tu accendi quella musica ti ciucciano tantissima energia, ti abbassano le vibrazioni e ti ciucciano l'energia. Domanda alla PS di Walter, ma basta riascoltare una sola canzone per ritornare interferiti? Quello dipende, Nel caso di Walter? Con una molto percentuale probabile, mm, dell'80%. una canzone. Mm, Due canzoni? definitivo. Quindi Cito. bastano due canzoni. Mm. Quindi prendere i dischi e buttarli è una soluzione. Sì, assolutamente. Auguri Walter. Ce ne sono di cambiamentucci, sul piatto che Mm. stanno arrivando. Non Lo devi vedo. spaventarti, proprio fare il primo passo per ogni cosa, proprio piccoli passi.
Lo vedo un po' così, incastrato, un po' all'angolo del ring, Eh, mi mhm. sembra. Però un po' Se te non si muove. l'aspettavi. Poi soprattutto Walter non ha visto 5 video, penso che tu ne abbia visti Mm. decine, no? Siamo i tuoi migliori amici, 1000? No, come 1000? 1000? Eh. 1000 video? Miei? Cazzo, li ho visti tutti, praticamente. Mm. O quasi. Quindi, cioè, Mm, hai mm. voglia. Ti li ricordi più tu di me, probabilmente, perché io non Di so. sicuro. Elena, tu come ti chiami? Non lo Non so. so. Poi Elena, com'è? Di che colore è il cavallo bianco di Napoleone? Elena, tu come ti chiami? Arancione. Va bene, bene. Mm, mm. Mandiamo nel posto dove si tengono i dischi di tutti quelli che ascoltano death metal, un bel ad eternum. Che male c'è? Nella casa di tutti quelli che hanno un'immagine di Padre Pio, un bel ad eternum appiccicato al terzo occhio di Padre Pio. È un santo, no? Alta vibrazione. Ah, che male c'è? Che male c'è, che c'è di male, no? E facciamo fare a Walter una pulizia, non una pulizia, facciamogli mettere un ad eternum in un bel po' di posti. Uno, nel suo corpo fisico, dove lo mette? Diaframma. Corpo mentale. Beh, lo mette nella testa, più o Mm. meno dove non vuole che torni qua le emozioni a bassa frequenza. Sì, lo mette vicino a quell'impianto, al posto di quell'impianto che aveva a mezzo cerchio, vicino dove ci sono gli occhi, in maniera tale che è sicuro che può vedere tutto veramente com'è la realtà. Emozionale, Al posto dell'enorme terrore e paura. subliminale, ok? Eterico. Terzo occhio. Poi nella sua casa dove vive, nella casa in cui sta, che non è quella in cui vive, nella sua macchina, se ha una macchina, hai una macchina? Sì, nella sua macchina. E se ha un posto preferito, una spiaggia, una collina, un parco, anche lì. Così lo mette lì e ogni volta che va lì può prendere delle decisioni importanti per la sua vita. Visto che è uno che scrive, no? Vedo sempre che ha il notice, block Mhm. notice in mano, va lì, scrive i suoi nuovi intenti. Può essere un'idea. Mm. Entro a, faccio questo. Ecco, sì, questo può essere Entro a, nuovo un buon lavoro. metodo. Entro Mm, mm, a, mm, mm, mm. casa al mare. Mm. Mai condizionale. Mai se è possibile vorrei. Mai, Mm. mai. Io voglio la casa al mare. E la ottengo presto. La Mm. ottengo in una settimana, 2 settimane. Mm, E poi mm, non mm, mm. funziona, non succede. Bene, si riformula, Sì. si rifà. Mi piacerebbe avere... No, 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 no. Mm. anche cose come mi merito, tutti No. se lo meritano. Mm. Beh, sai, la cultura anglosassone è tutto you deserve, eh. Mm. Lo meriti, che è veramente di un irritante. Mm. Chissà chi è che ha progettato questa subcultura americana di cui siamo infarciti anche noi. Ho paura, te lo meriti, lo prometti, c'è tutto il Mm. discorso del promettere, essere felici, ma tu sei felice? I am not happy, mamma mia, Mm. è veramente da tagliarsi le vene. Mm. Mm. Te lo meriti, Sì, poi è lo prometti, tutto. e papà se lo promette e poi non lo mantiene.
Psicanalista tutta la vita, papà non l'ha promesso. Questi dovrebbero veramente andare a fare... Sì. Famiglia del Mulino Bianco, no? Diciamo quella vita idilliaca finta. Sì. Poi hanno sempre paura. Poi c'è Jesus, sempre. Jesus. Quando c'è Jesus io veramente non posso più. La personificazione vera e propria di Jesus, no? Vabbè, quindi che fa Walter? Gli facciamo fare una maglietta Super Walter e se la mette. Lo vedo vestito da Superman, lo vedo con queste tutine un po' d'antan, blu, super attillate, con la sua brava SW, che non è software, ma è Super Walter. Il suo mantello rosso e teoricamente apre la finestra, anche se no questo lo fa veramente, apre la finestra e vola verso il suo nuovo obiettivo. E sai quanti bambini all'epoca di Superman si sono buttati dalla finestra? Madonna. Negli anni 60, negli anni 70? Ma tanti, negli Stati Uniti, ma tanti. Madonna. Quando c'era l'attore che poi è finito sulla sedia a rotelle, Infatti. e quello ha preso tanto nell'immaginario. Volava, tutte le scene erano che volava, e i bambini vogliono volare. Super Walter, immagine finale. È partito. E frequenza finale. 231 miliardi. C'è qualcosa che devi aggiungere, nel senso interferenze, impianti, No, warning, l'unica cosa è protezioni? che sarà molto graduale. Ok, ma è proprio perché Sì. la sua PS è come se dovesse imparare da zero, no? È proprio un nuovo capitolo. Io sono sempre a favore, secondo me l'essere umano è fatto per le cose graduali, poi un po' più veloci, un po' più lente, ma Sì. tipo il dimagrimento graduale è perfetto, l'acquisizione di peso graduale è perfetta, quella repentina non è mai duratura, anzi è deleteria, assolutamente deleteria. I cambiamenti in modo graduale, un passo alla volta, Sì. mai un passo indietro, questo no. Un passo avanti Esatto. alla volta, con anche delle pause. Sì, infatti, assolutamente. C'è la strutturazione, no? Di quello a cui arrivi. Metabolizzazione anche, no? Quindi ti stabilizzi lì Per e esempio, ho poi un'idea. riparti. Fammi con le mani vedere a che piano abiti, Walter. Non lo vedo davanti all'avviso che non ti vedo solo il viso. Un po' più lontano, il secondo, vabbè, pensavo qualcosa di più. Ok, il secondo piano. Hai le scale o l'ascensore? Fai l'ascensore? Sì? No, no, fai le scale, peccato. Peccato, perché se lui fosse stato al quarto piano e prendeva sempre l'ascensore, fa bene a tutti fare le scale, no? Certo. Però non è allenato. Allora, un giorno fa un piano, si ferma alla metà rampa, poi fa la seconda rampa, arriva al primo piano e poi prende l'ascensore. E lo fa per una settimana. Poi fa due piani e poi prende l'ascensore. Poi fa due piani e prende l'ascensore, ma le fa sempre in discesa, sempre. E un'altra settimana, poi tre piani, poi quattro, e poi non gliene frega più niente dell'ascensore. Poi inizia a giocare con la spesa. Allora, quando ha la spesa lo fa un piano e poi fa l'ascensore, poi quando ha un due piani, capito, no? Questo poteva essere un'idea che fa bene alla salute, ma in modo graduale, ed è un micro obiettivo che però poi apporta anche dei benefici, no? Cardiocircolatori e quant'altro. Lui non lo può fare perché solo al secondo piano non ha l'ascensore, però lo può fare col giro dell'isolato o non lo so, Con la spesa, puoi aggiungere o la con la spesa spesa. se magari non ha... Vabbè, a parte se non ha l'ascensore non la porta già su così. No, beh, però può andare magari nel supermercato non così lontano e tornare a casa a piedi, Esatto. spesa, senza l'acqua. Possono anche essere queste delle cose, delle piccole sfide. Sì, assolutamente. Va bene. Salutiamo la PS di Walter, salutiamo la P di Walter, salutiamo tutti, disconnettiti da tutto e tutti.